Ragazzi, un mio amico mi ha detto però per voi chitarristi professionisti è tutto più facile, visto che suonate le chitarre più costose. E la mia risposta è stata: sei sicuro che la chitarra migliore sia la più costosa? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi voglio affrontare uno dei problemi più sentiti nella comunità dei chitarristi. Qual è la chitarra migliore e soprattutto se è il prezzo che fa la differenza? Innanzitutto dobbiamo stabilire che cosa intendiamo per migliore. 1. Migliore per qualità costruttiva. 2. Migliore per il rapporto qualità-prezzo. 3. Migliore per la comodità. 4. Migliore per un determinato genere. 5. Migliore per... Ora vi faccio vedere le mie chitarre. Iniziamo con le top di gamma. Se mi seguite da un po' mi avrete visto suonare con quasi tutti i modelli che hanno fatto la storia della chitarra. Sono chitarre che ho collezionato in 30 anni e che scelgo di suonare a seconda delle situazioni. Ad esempio in duo con mia moglie Silvia suono la Gibson 175 semiacustica, la Godin classica, che ben si adattano a quel genere, mentre per i miei progetti rock blues preferisco la Strato Jeff Beck o quella Les Paul Custom. A seconda del mood poi mi piace prendere la Telecaster, che amo tantissimo, e recentemente sto suonando molto anche la mia 335, che devo dire ho portato troppo poco qui sul canale, ma rimedierò. Sono tutte chitarre bellissime che non venderei mai. Premesso questo, sicuramente avrete visto sul canale che mi piace provare anche dei modelli economici e la cosa bella è che mi ci diverto ugualmente. Come ad esempio questa Harley Benton, oppure la Donner, che vedete appesa lì, la semiacustica, e che hanno un ruolo nella mia routine quotidiana. E ora vi spiego, ma ce n'è una in particolare che mi accompagna da tempo e che ho provato più per curiosità che per altro, e che invece mi ritrovo sempre più spesso a suonare. Ed è la nuova Ghost Sonic della Enya, che ho recensito sempre qui sul canale. Se non avete visto la recensione andatela a vedere. Dovete sapere che questa è una chitarra in fibra di carbonio in stile Les Paul, quindi con due pick-up humbucker, al manico addirittura è splittabile, ma la particolarità è che include nel corpo un mini ampli che sta qua dentro e degli effetti. Voi direte vabbè, questo è un pazzo, ha a disposizione chitarre top, alcune custom che sono il sogno di una vita, e suona con strumenti economici che apparentemente potrebbero essere quasi dei giocattoli. Ma approfondiamo il discorso. Nel mondo del lavoro c'è una regola molto importante che prevede 3 variabili. Il lavoro che commissioniamo deve essere 1 di qualità, 2 veloce, 3 economico. Il problema è che di queste 3 variabili ne possiamo avere al massimo 2. Tutte e 3 è impossibile, e lo stesso vale quando andiamo a scegliere una chitarra. Prendiamo ad esempio la mia classica da concerto, una chitarra di liuteria con cui mi sono laureato al Conservatorio di Santa Cecilia e che è uno strumento assolutamente di qualità, ma non è economico visto che è fatto a mano e il tempo impiegato per realizzarlo è stato di circa un anno. Prendiamo invece questa Sonic o la Donner o l'Harley Benton, sono tutti strumenti economici realizzati ovviamente in serie e di qualità inferiore rispetto a una custom shop, dove comunque c'è un'estrema cura dei dettagli, un'estrema cura dei materiali. Ora, se suonate solo in casa, nella vostra camera, godetevi la vostra custom shop, spegnete subito questo video. Se invece volete ascoltare un altro punto di vista, allora continuate a seguirmi. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete la vostra chitarra normale, schiacciatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Io, insegnando chitarra professionalmente, sono a contatto con allievi di tutte le età, di tutti i livelli, e difficilmente durante le lezioni tiro fuori una chitarra costosa. La chitarra con cui suono sempre di più, a parte quelle che vedete appese che ogni tanto mi piace cambiare, è questa. Prima di tutto perché è una chitarra economica e se per caso l'appoggio per terra prende una botta, più di tanto ragazzi non me ne importa, su una chitarra da 4.000 euro mi darebbe leggermente più fastidio. Un altro motivo per cui mi ritrovo sempre a suonarla è che la porto sempre con me. Se viaggiate spesso in treno, in macchina e volete portarvi uno strumento, sicuramente una chitarra costosa non è proprio la scelta migliore. Vi faccio un esempio: quest'estate sono andato spesso al mare e mi sono ritrovato spesso a suonare anche a casa di amici, e al posto del chitarele che da anni tengo fisso in macchina, questa volta mi sono portato la Sonic, e a volte ragazzi l'ho lasciata proprio in macchina sotto al sole ed ero tranquillissimo perché
che essendo in fibra di carbonio assolutamente non risente dell'umidità e degli sbalzi di temperatura. Ma il motivo principale per cui mi ritrovo sempre più spesso a suonare questa chitarra, e secondo me è impagabile, è proprio la versatilità. Se non l'avete mai provata, andate a vedere la recensione, io la trovo morbidissima, è stracomoda, e il fatto che abbia un piccolo ampli da 10 watt qui dentro e un multieffetto, seppur semplice, però sempre un multieffetto integrato, è utilissimo. Non so voi, ma io dopo una giornata di lavoro l'unica cosa che voglio fare è sdraiarmi sul divano e rilassarmi con la mia chitarra. E con le ultime forze rimaste, dopo che avete preparato la cena, avete messo a dormire i bambini, vi assicuro che anche aprire l'armadio, tirare fuori la custodia della 335, dopo aver levato in ordine l'aspirapolvere, la tavola da stiro, la cassa d'acqua, ragazzi, per me è stressante. In casa poi la mia postazione, dove ho anche l'amplificatore, una mini pedaliera, non è vicino al divano, per cui sempre più spesso la sera prendo la Sonic, la stacco dal poggiachitarra a muro e posso suonare. Amplificato e sfruttare i 4 preset che mi sono fatto. Abbiamo infatti questo pulsantino che accendendolo ci permette di passare da un clean a un crunch. A un overdrive. Un lead. Ovviamente questa è una funzione che utilizzo prettamente quando sono a casa, perché per fare lezioni la attacco tranquillamente all'amplificatore, all'ANI che vedete qui dietro, e ci suono come una chitarra elettrica normale. Però la cosa fantastica è riuscire a mandare anche una base che collego poi con lo smartphone semplicemente, e posso sentire il suono che esce direttamente dalla cassa, e se è troppo tardi ci collego le cuffie e suono fino a tarda notte. Ed ha anche la possibilità di registrare al volo collegandoci al tablet con il cavo USB-C e diventa un'interfaccia audio. Quindi ragazzi, questa secondo me è una chitarra che costa pochissimo, siamo intorno adesso per le offerte del Black Friday intorno alle 300 euro, e le mie considerazioni le ho già fatte nella recensione, non sto qui a ripetere, se volete andatela a vedere, vi lascio il link in descrizione, che a mio avviso la chitarra tra virgolette migliore non è per forza la più costosa, ma semplicemente è quella che mi permette di esprimermi quando e dove voglio. Ragazzi, qualitativamente le mie Fender o Gibson sono un altro pianeta, ma in alcune situazioni per me una chitarra economica è la scelta migliore. E questo vale soprattutto quando ho necessità di suonare amplificato a casa di amici, la sera sul divano senza cavio, in cuffia, sotto il sole in spiaggia. Ovvio che in un concerto dal vivo o in una sessione studio non è lo strumento che sceglierei, ma per tantissime situazioni che sono poi le più frequenti, questa è una delle scelte che mi sento di fare e che mi sento di condividere con voi. Poi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò, e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi e buona musica!